Come va lo spettacolo? Ho visto che è molto pieno, devo dire che veramente hai riempito le platee, il vuoto lasciato da Moana. Ma non lo so, spero, credo. Poi l'importante è che ci sia sempre gente, no? Quindi poi sono loro. Bentornati in Soffitta, il vostro punto di riferimento unico nel suo genere, per scoprire e rivivere le storie delle meravigliose dive italiane che hanno segnato gli anni 70, 80 e 90. Se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche, così non vi perderete nessuno dei nostri viaggi nel tempo. Oggi vi porto con me in un'avventura davvero speciale. Un omaggio a una delle personalità più affascinanti e discusse del mondo dello spettacolo italiano per adulti, la splendida Milly D'Abbraccio, pseudonimo di Emilia Cucciniello. Un mix di audacia, charme e una bellezza mozzafiato. Milly ha saputo trasformare ogni scena in qualcosa di unico, provocante, ma sempre con stile. Attraverso questo video vogliamo celebrarne il talento, la personalità travolgente e, diciamolo, quell'irresistibile carica sensuale che l'ha resa un'icona. Sui quotidiani sono delle critiche molto frenetiche delle tue concorrenti, le quali dichiarano che a volte si eccede e si cade nella volgarità. Secondo te qual è il rapporto con la volgarità in questo tipo di attività? Ma le persone volgari sono le persone che si elogiano da sole, non so, sia uomini che donne, le persone che si danno dei vincitori o vincitrici da sole. Milly nasce ad Avellino il 3 novembre 1964, in una famiglia dove l'arte scorreva nelle vene. La madre era regista, il nonno violinista, la nonna pittrice. Insomma, il palcoscenico per lei era praticamente destino. A soli 14 anni vince il titolo di Miss Teenager Italy. Ed è lì che le si spalancano le prime porte, quelle della televisione e del cinema. I suoi primi passi in teatro e in qualche film minore. Ma è il piccolo schermo a regalarle i primi veri assaggi di notorietà. E che assaggi! Con lo pseudonimo di Milly Moo lavora in programmi come Galassia 2 Vedette, accanto a una giovanissima Alba Parietti. Poi il teatro con Lando Buzzanca e Amedeo Nazzari, piccole parti con Roberto Benigni e Johnny Dorelli. Ma il grande botto non arriva. E Milly, si sa, non è tipo da accontentarsi. E così, nel 1992, arriva la svolta. Stanca di compromessi imposti dai soliti produttori, Milly decide di prendere in mano il suo destino con una frase rimasta celebre. Se devo barattare qualcosa per avere una parte, tanto vale scegliere io con chi e perché. Almeno gli attori sono carini. Ideale? L'attore ideale fino adesso con cui ho lavorato, Rocco Siffredi è il più bravo e quindi naturalmente è più bravo. Però ci sono anche alcuni americani che mi sono piaciuti molto e lavoravano molto bene. Nasce così la nuova Milly. Quella che entra nella scuderia di Riccardo Schicchi, figura chiave dello spettacolo per adulti in Italia. E chi conosce quel mondo sa che entrare lì non era per cuori deboli. Ma Milly? Lei era tutto fuorché timida. Schicchi vede in lei un potenziale esplosivo. Dopo un cambio radicale di look, capelli corti, rossi come il fuoco, Milly diventa inconfondibile. I suoi film sono solo l'inizio. La vera esplosione arriva con spettacoli nei locali, apparizioni televisive e riviste patinate. Chi se la dimentica, con quei bustini che sfidavano la gravità e quei tacchi che sembravano scolpiti per una dea? E sotto quell'immagine da femme fatale c'era una donna determinata, intelligente, che sapeva perfettamente come giocare le sue carte. Le riviste dell'epoca, sì, proprio quelle che si sfogliavano di nascosto, la adoravano. E lei sapeva sempre come far parlare di sé, con ironia, con coraggio, con quel pizzico di malizia che non guasta mai. Come tutte le star di Diva Futura, i film erano una parte del gioco, ma il vero successo arrivava altrove, nei locali, nei programmi serali e persino nella telefonia privata. Milly registrava messaggi per il pubblico, proprio come facevano Moana Pozzi e Cicciolina. E sì, chi ascoltava difficilmente dimenticava la sua voce. Tra i colleghi, il suo preferito era Rocco Siffredi. E diciamolo, l'intesa sul set si vedeva e come. Ma per farsi conoscere anche dal grande pubblico serviva qualcosa in più. E quel qualcosa arriva nel 1993, grazie a un certo Vittorio Sgarbi. Durante una puntata del Maurizio Costanzo Show, nella Formula 1 contro tutti, Milly viene spinta da Schicchi a essere tra il pubblico. Ma non è lei a fare la prima mossa. È Sgarbi che la nota e inizia a corteggiarla in diretta. All'uscita dagli studi la rapisce, ovviamente in senso romantico, e tra i due nasce una relazione che farà impazzire i rotocalchi. Da lì in poi, Milly vola.
I compensi triplicano, i contratti si moltiplicano, gira anche film all'estero. Poi, con l'inizio della parabola discendente della diva futura tra malattia e guai giudiziari di Schicchi, Millie si allontana gradualmente da quel mondo. Ma non smette certo di reinventarsi. Diventa produttrice di contenuti per adulti e si lancia nella musica. Storica è la sua apparizione ai provini di X Factor nel 2010, quando difende la sua pupilla Martina Cambi con una tale grinta da far infuriare Anna Tatangelo. Risultato? Lite in diretta e video che diventa virale su YouTube. Un capolavoro di trash e carattere. E non finisce qui. Nel 2008 si candida per il 10° municipio di Roma con la lista dei socialisti. Prende solo 19 voti, ma non demorde. Nel 2011 annuncia la candidatura a sindaco di Monza, poi virata su Torre del Greco. Nel 2010 sorprende tutti dichiarandosi omosessuale e raccontando pubblicamente le sue relazioni con donne. Non vorrei fare coming out, comunque non vorrei offendere i maschietti, però diciamo che mi piacciono le donne. Oh, finalmente, ecco. Qualche anno dopo si reinventa ancora, stavolta in Svizzera, dove lavora come accompagnatrice di lusso per una clientela adulta e raffinata. Una scelta consapevole che lei stessa definisce in linea con la crescita del mercato per donne mature. E allora, cari ascoltatori, Millie D'Abbraccio non è solo una diva, è un esempio di trasformazione continua, di libertà, di coraggio. Una donna che ha saputo vivere 1000 vite restando sempre se stessa. Se questo viaggio nella sua storia vi è piaciuto, lasciate un like e condividete il video con chi ama le storie forti, vere e un po' piccanti. Scrivete nei commenti quale diva vorreste scoprire nella prossima puntata. Noi della Soffitta di Pippo siamo qui per raccontarvi tutto ciò che le altre soffitte preferiscono tenere chiuso a chiave. Grazie per essere stati con noi e alla prossima avventura!